Ciao viaggiatore del mondo curioso, benvenuto in Curious Facts, il canale che esplora le tendenze e i fenomeni della società. Vi è mai capitato di svegliarvi nel cuore della notte con il cuore che batte all'impazzata, il sudore sulla fronte e un'immagine vivida nella mente? O di provare nostalgia per qualcosa che non è mai successo? Di camminare in un luogo sconosciuto, eppure stranamente familiare? E se tutto questo non fosse solo frutto della fantasia, ma una funzione vitale del nostro cervello? In questo video scopriremo perché sogniamo, a cosa servono i sogni e come influenzano profondamente la nostra mente e la nostra esistenza. Una vera e propria avventura notturna nei misteri della coscienza umana che ci porterà dalle scoperte neuroscientifiche più recenti alle interpretazioni più poetiche e filosofiche. Una piccola interruzione per un piccolo favore. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti, aiuta a far crescere questo canale. Torniamo al video. Per capire i sogni dobbiamo partire dal sonno. Il sonno si divide in due grandi fasi, la fase non REM e la fase REM. Durante la fase non REM, chiamata anche sonno ortodosso, i globi oculari restano fermi, il corpo si rilassa, il battito cardiaco rallenta, la respirazione si fa regolare. In questa fase, generalmente, non sogniamo. Tuttavia, alcune ricerche recenti indicano che sogni meno vividi possono comunque emergere anche in queste fasi, sebbene in forma meno strutturata. Ma è durante la fase REM, acronimo di Rapid Eye Movements, cioè movimenti oculari rapidi, che il cervello si accende di attività. La fase REM è nota anche come sonno paradosso, paradossale perché, mentre il corpo è completamente immobile, il cervello sembra sveglio. I sogni più intensi, ricchi di immagini, suoni e trame surreali, si verificano proprio in questo momento. Un ciclo completo di sonno dura circa 90 minuti e nel corso della notte attraversiamo fino a 5 cicli. La fase REM si intensifica man mano che il sonno procede, diventando più lunga e profonda verso le prime ore del mattino. La scienza ha potuto osservare tutto questo grazie all'elettroencefalogramma, che registra l'attività elettrica del cervello. Ma il vero salto nella comprensione dei sogni è arrivato con le tecniche di neuroimaging, come la risonanza magnetica funzionale, che hanno permesso di osservare in tempo reale cosa accade nel cervello durante il sogno. I sogni sono un'esperienza universale, costituiti da immagini, suoni, emozioni e spesso da eventi surreali, sono generati da attività che sfuggono alla nostra volontà. Nessuna cultura ne è priva e da sempre l'uomo cerca di interpretarli. Nel sogno la coscienza vigile è assente. Il pensiero logico, quello che usiamo da svegli per prendere decisioni razionali, viene momentaneamente disattivato. Il cervello lavora, ma in modo diverso. Le aree coinvolte sono quelle legate all'emozione, come l'amigdala e la corteccia cingolata. Si attivano anche le aree visive e motorie, invece la corteccia prefrontale, sede del pensiero razionale e della pianificazione, si spegne quasi del tutto. Il risultato? Un mondo onirico svincolato dalla logica, dove tutto è possibile. Camminare sul suolo di Marte, rivivere un funerale, volare tra le nuvole. I sogni sono l'espressione più pura e libera della mente umana. Molti artisti, scrittori e scienziati hanno trovato ispirazione nei sogni. Paul McCartney ha affermato di aver sognato la melodia di Yesterday e lo scienziato Kekulé raccontò di aver visualizzato la struttura del benzene in sogno. Questi sono esempi di quanto l'inconscio possa essere creativo. Sigmund Freud fu tra i primi a esplorare scientificamente il mondo dei sogni. Per lui, ogni sogno era una finestra aperta sull'inconscio, un luogo in cui trovano spazio desideri repressi, ricordi rimossi, paure inconfessate. Secondo Freud, il sogno è un meccanismo di difesa, permette alla mente di elaborare pensieri troppo dolorosi per essere affrontati nella vita cosciente.
Con Carl Jung, la psicoanalisi si è ulteriormente aperta al simbolismo onirico, interpretando i sogni come manifestazioni di archetipi collettivi. La visione moderna integra questo punto di vista. Oggi molti neuroscienziati sostengono che i sogni agiscano come una sorta di terapia notturna. Il nostro cervello rielabora le esperienze del giorno, ricostruisce eventi, riduce il carico emotivo, simula risposte alternative. Durante il sogno elaboriamo eventi emotivamente significativi della nostra giornata. I sogni riflettono spesso le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, gli eventi che ci hanno colpito. Questa elaborazione ha un effetto calmante, simile a una seduta psicologica notturna. In questo processo, l'attivazione dell'amigdala è fondamentale, elabora le emozioni forti, come paura e rabbia. Allo stesso tempo, la corteccia visiva mette in scena immagini e ambientazioni, creando il teatro onirico. Non tutti i sogni sono piacevoli. Gli incubi sono sogni intensamente angosciosi, possono derivare da esperienze traumatiche vissute, ma anche da tensioni quotidiane o dolori fisici. Alcuni studi suggeriscono che anche il dolore fisico può penetrare nel sogno, generando immagini terrificanti. Un mal di denti, ad esempio, può trasformarsi in sogno in un attacco mostruoso. Ma anche gli incubi hanno una funzione. Servono a liberare la mente da emozioni negative accumulate durante la veglia. Secondo alcune ricerche, rivivere esperienze traumatiche in sogno può ridurne l'impatto emotivo. Persino i sogni ricorrenti, quelli che si ripetono identici o molto simili, possono essere segnali della mente che cerca di elaborare qualcosa che resta irrisolto. Anche quando sogniamo cose spaventose, il nostro cervello sta cercando un equilibrio, sta cercando di guarire. Perché sognare eventi minacciosi? Secondo la Primitive Instinct Rehearsal Theory, i sogni ci permettono di simulare scenari pericolosi. Le teorie della prova dell'istinto primitivo e della strategia adattiva del sogno sostengono che sogniamo per prepararci meglio ad affrontare i pericoli del mondo reale. Questa teoria ha radici evolutive profonde. Una fuga da un predatore, un combattimento, una minaccia improvvisa. Tutto questo, nel sogno, diventa una prova generale per la vita reale. Nel sogno possiamo esercitare la reazione di attacco o fuga. Questo ci prepara ad affrontare situazioni difficili anche quando siamo svegli. I bambini, ad esempio, sognano spesso di essere inseguiti o minacciati. Potrebbe essere una forma primitiva di allenamento psicologico. Dal punto di vista evolutivo, questo ha un senso. Allenarsi a reagire ai pericoli in modo sicuro durante il sonno ha rappresentato un vantaggio per la sopravvivenza. Le emozioni che viviamo nei sogni, come la paura o la rabbia, sono le stesse che attivano risposte fisiche nella veglia. I sogni ci aiutano a testare strategie di risposta senza conseguenze reali. Il sogno, quindi, diventa una vera e propria palestra mentale per la sopravvivenza. Un'altra teoria importante collega i sogni al consolidamento della memoria e dell'apprendimento. Durante il sonno, soprattutto nella fase REM, il nostro cervello seleziona e conserva le informazioni importanti. Le sinapsi, cioè le connessioni tra neuroni, vengono rafforzate o potate se inutili. Questo meccanismo è stato chiamato apprendimento inverso. Permette alla neocorteccia di sfoltire le connessioni neurali superflue, lasciando spazio alle informazioni più significative. Un esperimento del 2010 lo ha dimostrato. Chi dormiva e sognava di percorrere un labirinto virtuale migliorava le proprie prestazioni 10 volte di più rispetto a chi non sognava o semplicemente pensava al labirinto da sveglio. Inoltre, sognare ci aiuta a integrare emozioni e apprendimento. Non solo ricordiamo meglio, ma comprendiamo meglio. Un evento traumatico, una nuova abilità, una conversazione difficile, tutto può essere processato meglio grazie ai sogni. Avete mai avuto un déjà vu, quella strana sensazione di aver già vissuto una scena? Una teoria affascinante lo collega ai sogni. Alcuni ricercatori sostengono che il cervello possa registrare un sogno particolarmente vivido come un'esperienza reale.
Quando ci troviamo in una situazione simile nella realtà, la mente riconosce quella memoria onirica e genera il senso di familiarità. In altre parole, potremmo vivere un sogno e, dimenticandolo, crederlo poi reale, un fenomeno affascinante che ci dice molto sul legame profondo tra il mondo del sogno e quello della veglia. Ci sono persino teorie filosofiche che si interrogano su cosa sia davvero la realtà e se la vita stessa possa essere un sogno. Pensiamo a Cartesio, a Calderón de la Barca, a Matrix. Il sogno ha sempre avuto il potere di mettere in discussione ciò che crediamo vero. Questo è Struttura, il nostro programma di caricamento. Possiamo caricare di tutto: vestiti, equipaggiamento, armi, addestramento simulato. Tutto quello di cui abbiamo bisogno. In questo momento siamo all'interno di un programma. Abbastanza facile da capire. Abiti diversi, spinotti nelle braccia e in testa assenti. Anche i tuoi capelli sono cambiati. Il tuo aspetto attuale è quello che noi chiamiamo immagine residua di sé. La proiezione mentale del tuo io digitale. Questo non è reale. Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. Perché sogniamo? Per elaborare emozioni, per consolidare la memoria, per simulare scenari pericolosi. Forse per tutto questo, o forse per molto di più. La verità è che, nonostante i progressi delle neuroscienze, il sogno resta un mistero affascinante che ci accompagna ogni notte, ci plasma, ci protegge, ci trasforma. Sognare è fatica, sognare è lavoro, sognare è vita, è una funzione biologica e spirituale, scientifica e poetica, è la voce dell'inconscio e la penna dell'anima. Chiudiamo con una citazione che racchiude l'essenza di questo viaggio. Bene, per oggi è tutto. E tu, ricordi qualche sogno che hai fatto? Scrivilo nei commenti. Iscriviti anche al canale per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti e lascia un like se hai trovato interessante questo video. Ci vediamo alla prossima analisi.